Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi è una giornata importante per il mondo juventino perché c'è stata la prima conferenza stampa ufficiale del nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Fa anche un po' di effetto, insomma, associare Luciano Spalletti alla Juventus, però secondo me è stata una conferenza stampa che ci ha dato tante indicazioni e è normale in questo momento sentire questa positività che ci deve essere. Quando c'è un cambiamento e si volta pagina, secondo me è fondamentale riuscire poi a distaccarsi dal periodo dal quale si proviene, senza però dimenticarlo. Infatti sarà importantissimo mantenere i piedi per terra nonostante l'euforia, anche perché, vi ripeto, come vi ho detto nell'ultimo video, io mi fido di Luciano Spalletti anche perché oggi ci ha dato delle risposte secondo me molto importanti e molto ma molto equilibrate, però allo stesso tempo non mi fido di questi calciatori che Luciano Spalletti oggi ha di fronte a tutti, diciamo, non è che abbia puntato il dito su di loro, ma è chiaro che ha messo della pressione anche sul gruppo, come è giusto che sia. Comunque, prima di addentrarci in questa che è stata una conferenza stampa, ripeto, ricca di spunti e spero che sia così anche per il futuro di Luciano Spalletti sulla nostra panchina, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi lasciate un mi piace e commentate. Allora, ripeto, fa un po' di effetto vedere Luciano Spalletti su questa panchina e credo che nonostante insomma le prove di rito che sono state spese da Comolli, anche se un paio di cose interessanti le ha dette, soprattutto cosa ha fatto scegliere alla Juventus di esonerare purtroppo Igor Tudor e decidere di cambiare allenatore e giustamente Comolli dice i risultati. I risultati non mi facevano stare tranquillo, non mi facevano quasi dormire la notte e quindi l'unico motivo per il quale ci siamo allontanati da Igor Tudor sono stati i risultati. Questo è normale perché ragazzi non si vinceva da 8 partite di fila, non si segnava da 4 e quindi credo che l'esonero non sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, però era importante anche capire quali fossero le sensazioni da parte della proprietà e oltretutto, visto che Comolli parla per la proprietà, ha anche detto che c'era un'unione di intenti con gli altri due collaboratori, quindi Modesto, che avrà comunque un peso abbastanza relativo, però anche con Chiellini si è andati sulla scelta di Spalletti e Comolli dice anche che la scelta di Spalletti è stata una scelta maturata negli ultimi giorni, non è un qualcosa che aveva pensato prima durante l'estate. Ci sono anche tante frasi di circostanza, è chiaro che non sapremo tutta la verità, però mi sembra abbastanza coerente che Comolli abbia menzionato i risultati. Per quanto riguarda Spalletti è chiaro che è emozionato il giusto perché è una persona di esperienza, però sa perfettamente dove si sta sedendo, una panchina importante, forse una delle 3 panchine più importanti della Serie A e anche capisce bene quanto lavoro c'è da fare, però è una persona che è matura. Credo che oggi quello che ci è stato trasmesso da parte del nostro allenatore, scusate, è stato che negli ultimi anni tra Motta, nell'ultimo anno e mezzo, insomma, tra Motta e Tudor, comunque c'era quella sensazione di meno maturità. E non parlo maturità dal punto di vista dell'età, maturità dal punto di vista dell'esperienza di allenatore. Spalletti ne ha viste tante, ne ha viste molte di più di Motta e Tudor combinati, perché si parla di 30 anni di esperienza a tutti i livelli e tutte le categorie, come ci racconta Spalletti, e è normale che lui abbia l'esperienza per poter gestire un gruppo che ha delle difficoltà. Questo Pareto con Perin, prima di addentrarci un po' nella conferenza stampa durante quel contenuto dello Juventus Lab, ci dice un po' quello che insomma, tutto quello che dobbiamo sapere in questo momento da parte di Spalletti. Lui dice chiaramente a Perin: dipende da voi, non dipende solo da me. E questo è un qualcosa che tanti tifosi avevano voglia di sentire, perché credo che in molti avessero la necessità di trovare un allenatore che potesse mettere questi calciatori di fronte alle loro responsabilità, non sbraitando, non lanciando le sedie all'interno dello spogliatoio e neanche andando ad additarli, a puntare il dito contro di loro in conferenza stampa, ma più facendogli fare un esame di coscienza e capendo che se la Juventus in questo momento è in questa situazione dove nulla è ancora perduto, però è fondamentale capire che la responsabilità è anche quella dei calciatori. Um,
Credo che Spalletti poi tra l'altro abbia, capito da persona intelligente quali sono le parole giuste da dire al tifoso juventino. Si parla comunque di una squadra dove l'ambizione deve essere quella di non solo tornare in Champions League, ma ambire allo scudetto. Lui dice: "Non sono arrivato qua a quasi a 70 anni dopo tutta la mia carriera per mettermi dei limiti quando vado a allenare una squadra come la Juventus". E il discorso, il concetto di vittoria, il concetto di avere delle ambizioni è una cosa fondamentale, non tanto per il gruppo juventino, ma anche per proprio il gruppo squadra. Se il gruppo squadra non ha degli obiettivi e ogni anno si inizia con questa blanda idea che insomma bisogna fare il massimo della Champions League, beh, ci sono delle limitazioni. Io ve l'avevo detto all'inizio di quest'anno che comunque la Juventus doveva avere l'ambizione di pensare allo scudetto e credo che oggi Spalletti ce l'ha detto, crede che questa squadra abbia le capacità per poter giocarsela con le squadre che sono chiaramente in questo momento a un livello un po' più alto di noi. Però lui non parla mai della Juventus come una squadra che ha un livello inferiore delle altre, come invece era stato fatto anche da Tudor in qualche conferenza stampa. E oltretutto, quando gli chiedono insomma quali saranno poi le gerarchie davanti con Vlahovic, se magari gli è stata data dalla società qualche indicazione su come gestire un calciatore che è vicino alla fine del suo contratto, lui dice non mi è stata data nessuna indicazione e mi sembra chiaro che se un calciatore come Vlahovic si presenta come si è presentato mercoledì, infrasettimana, con quella voglia e con quell'energia, con quella cattiveria, beh, mi sembra che il campo parli per lui. E infatti è proprio quello a cui si rifà Spalletti. Sarà il rumore del pallone che rotola sull'erba a far capire a tutti voi se veramente questa squadra ci sta mettendo quello che ci deve mettere, perché nella sua conferenza stampa dice non servono tanti parole e tanti proclami in questo momento, bisogna andare in campo e far parlare il campo, perché se il campo parla non c'è bisogno di spiegare nulla, il campo ci darà il verdetto finale che è quello della vittoria. Credo che questo sia un qualcosa di molto importante per quanto riguarda, ripeto, il sistema Juventus, perché c'era bisogno di ritornare a un allenatore che avesse la capacità di non solo dire queste parole, però dirle anche con una calma e con una convinzione, avendo poi quella sensazione da parte nostra, di chi ascolta, che Spalletti sappia cosa fare. Saper cosa fare non vuol dire che necessariamente raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati, però prima di tutto c'è un'idea, ci sono degli obiettivi chiari e c'è una persona dietro che ha la maturità e l'esperienza per cercare di raggiungerli. Questo è importantissimo. Per il modulo dice chiaramente che prima di tutto spende parole al miele per Igor Tudor, come dovrebbe fare una persona elegante come Spalletti e comunque qualcuno che subentra. Poi dice che nulla è perduto perché comunque la Juventus è a 6 punti dal primo posto, non è a 10-12 punti con una distanza incolmabile. Spiega che ci sono ancora 29 partite, quindi c'è proprio il tempo per recuperare e per quello si può anche pensare di parlare di scudetto come obiettivo o come obiettivo finale, come normale che sia la Juventus. Del modulo dice che all'inizio ci sarà continuità con quello visto anche nell'ultima partita, eccetera. Uno non può arrivare in 2 giorni, cambiare modulo e poi mandare in campo la squadra e pensare comunque che si possa fare chissà cosa. Tra l'altro ricordo ragazzi, ci vorrà molta attenzione alla partita di domani, che non è una partita facile perché la Cremonese è una neopromossa che sta facendo molto ma molto bene, esprime un buon calcio, ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato, ma soprattutto c'è un discorso da dire: domani è un po' una partita come quella di Brambilla per me, perché può succedere un po' di tutto. Io mi aspetto comunque che i calciatori vogliano dare una risposta con il tecnico in panchina e comunque cercare di dare il meglio per far vedere che ci sono, però può essere una partita difficile quella di domani, quindi bisogna andare coi piedi per terra e bisogna avere rispetto soprattutto della Cremonese. Poi lui dice che tutto parte dalla disciplina, nel senso gli obiettivi, e lo dico anch'io ragazzi, nel calcio comunque non vince sempre la squadra più forte, a volte vince la squadra che ci mette più energia, che ci crede di più e che ci mette più voglia. A volte grandi squadre sono rimaste grandi incompiute proprio perché mancava questo tipo di mentalità e Spalletti ce lo dice come lui fin da bambino ha dovuto veramente, venendo da una famiglia che non aveva grandi mezzi, ha dovuto veramente lottare per poi riuscire ad arrivare ai traguardi in cui è arrivato e tra l'altro spiega chiaramente che la Juventus non è un
come si dice, non è un modo per lui per cercare di rifarsi. Alla sua età probabilmente è chiaro che quello che è successo con la nazionale è un qualcosa che brucia, è stata un momento insomma di sconfitta da parte sua dove ha capito di aver fatto degli errori, ma la Juventus non è il momento della riscossa per lui. La Juventus è un nuovo, come si dice in inglese, un nuovo challenge, è una nuova sfida per lui per riuscire ancora a crescere e tra l'altro dice un qualcosa ragazzi che per me che vivo negli Stati Uniti è un qualcosa di fondamentale. Parla anche che la vittoria è chiaramente l'ultimo obiettivo, ma se una volta arrivati all'obiettivo si può anche riuscire a giocare bene, a fare dello spettacolo e a proporre un buon calcio, beh, quello chiaramente è un qualcosa che a lui importa parecchio e per me questa ragazzi è musica per le orecchie perché questa idea che bisogna solo vincere, però l'importante è vincere anche sempre 1-0 giocando malissimo, io sono d'accordo dal punto di vista della vittoria, però fatico parecchio perché il calcio, soprattutto nel futuro, dove il futuro è tutto spettacolo, è un qualcosa che per i giovani di oggi, ricordatevo, il calcio odierno della Serie A non sarà un qualcosa che attecchirà molto se offriamo questo spettacolo noioso dove in una giornata si segnano 10 gol. Questo non funzionerà con le nuove generazioni e noi siamo una generazione uscente. Io ho 43 anni, sono già una generazione uscente perché questo dovrà accattivare le nuove generazioni e quando Spalletti parla di spettacolo per me è semplicemente musica per le mie orecchie perché il calcio deve anche essere spettacolo. L'importante è vincere, però se lo fai giocando bene, secondo me puoi attecchire anche in maniera diversa. C'è il siparietto per quanto riguarda il Napoli, che non è un siparietto perché lui usa comunque parole molto intelligenti dicendo che hanno costruito con questa squadra, con questa città qualcosa di veramente importante e adesso allenare per lui aveva specifica anche che aveva detto che non avrebbe più allenato e lui intendeva quell'anno un'altra squadra che potesse competere contro il Napoli, così ha fatto, ha rispettato la sua parola e secondo me un tifoso napoletano come penso io, intelligente, che comunque ha goduto per questo scudetto che mancava da tanto tempo, a mio parere accoglierà Spalletti con le braccia aperte perché Spalletti ha dato tantissimo a una città che poi ha dato tantissimo a lui, quindi io mi aspetto che i napoletani sappiamo bene sono gente molto calorosa ma sono anche gente intelligente e quindi Spalletti secondo me ha trattato questo argomento con grande rispetto nei confronti dei napoletani e io mi aspetto che quando ci sarà Napoli-Juventus al Maradona la città di Napoli comunque possa essere calorosa nei confronti di Luciano. C'è la speranza con Miners perché chiaramente come sappiamo bene più di qualche giornalista ha riportato il fatto che uno dei meriti di Spalletti è stato quello di prima di tutto costruire anche ricostruire alcuni calciatori in ruoli non loro, inventare certi ruoli per certi calciatori, ma soprattutto anche far rendere alcuni professionisti che erano in difficoltà. Chiaramente quando si pensa alla Juventus si pensa a Cobb Miners e lui lo dice chiaramente, Cobb Miners è un centrocampista che però deve giocare da mezzala, non è un centrocampista che può giocare spalle alla porta, la sua grande qualità, visto che anche lui lo stava sondando al Napoli ma dice costava troppo all'epoca per quel Napoli, forse anche mandando una stilettata a Conte che si è lamentato di un mercato abbastanza sontuoso da parte di Laurentiis, beh dice lui deve giocare più da inserimento. Io sono d'accordo con lui, credo che Spalletti abbia un'idea molto chiara di quella che sarà il ruolo da parte di Cominers e credo che questo ci dà anche la sensazione che abbia già un'idea ben chiara di come far giocare questa Juventus e ce lo fa capire proprio in più di un'occasione che lui l'idea chiara ce le ha scegliendo la Juventus perché, ripeto, lui prende questo contratto di 8 mesi perché alla sua età in questo momento ha capito che la squadra, anche la società Juventus, insomma con 2 allenatori già a contratto non poteva esporsi per un contratto triennale e sa perfettamente che onestamente deve essere una relazione in cui entrambi hanno ne prendono qualcosa di positivo. Nel caso della Juventus sarebbe riuscire ad arrivare in Champions League, quindi vorrebbe dire un automatico anno di contratto, come ha spiegato Comolli, però da parte sua sa anche bene da professionista che se farà ciò che è bravo a fare e se la squadra risponderà insomma, diciamo, a quello che saranno il suo modo di fare e alle sue tra virgolette ordini, beh il problema contrattuale non ci sarà perché vorrà dire che la Juventus sta facendo un grande campionato. Quando gli si chiede anche qual è la percentuale
che dipende dall'allenatore. Lui dice che non c'è una percentuale scritta per quanto riguarda quanto un allenatore può incidere o meno, però lui dice io so quale sarà il mio comportamento nei confronti della squadra e so che ci sarà la mia massima attenzione da quando mi alzo la mattina, mi infilo gli scarpini, a quando vado a letto la sera. Quello sarà il mio commitment, come si dice in inglese, quindi quello sarà quello che la società e i giocatori si possono aspettare da me. E credo che questa tipologia di allenatore sia un toccasana per la Juventus, perché c'era bisogno di una comunicazione diversa che era iniziata bene con Tudor e poi si era purtroppo spenta nella confusione totale dell'allenatore, e con Spalletti, che sappiamo essere molto ficcante anche in questa conferenza stampa in un paio di situazioni, diciamo che non le manda a dire ai come si dice, ai giornalisti in maniera molto educata e posata, però c'è questa sensazione che in questo momento la Juventus avesse bisogno di un tecnico maturo, avesse bisogno di qualcuno che ha un'idea di gioco molto chiara, però Spalletti è famoso anche per basarsi sulla rosa che ha e non essere sempre, soprattutto in questa fase dopo che viene da un momento difficile che ha avuto con la nazionale italiana, non essere così ottuso nel far adattare i giocatori a un modulo. Sarà un modulo che è in testa, che però secondo me potrà variare, sarà sempre molto spesso lo stesso, però la decisione sul modulo sarà basata a come vede la squadra e a come è la sua idea di questi calciatori in queste posizioni e dove possono rendere meglio. Lo dice chiaramente, scusate, ci dovranno essere dei compromessi anche da parte della squadra, altrimenti non si può andare da nessuna parte, perché la rosa è questa, quindi bisognerà anche sapersi sacrificare. Però credo che sia importantissimo in questo momento rendersi conto che questo capitolo della Juventus sarà molto difficile da riuscire a, diciamo, voltare pagina, voltare capitolo per la Juventus, però credo che ci sia la persona giusta al momento giusto, nel posto giusto, per quelli che erano anche gli allenatori disponibili. Questo non vuol dire che abbiamo scelto necessariamente il meno peggio. Credo che Spalletti e la Juventus in questo momento si siano scelti a vicenda e credo che dovremmo dare al tecnico del tempo per riuscire comunque a far passare i suoi concetti, che sappiamo che con Spalletti sono abbastanza complessi, perché si parla di grande riaggressione, quindi si parla di un dispendio di energie abbastanza elevato, si parla di trame di gioco molto non complesse ma molto importanti per quanto riguarda la mediana e i centrocampisti, quindi credo che ci vorrà del tempo. Però ragazzi, ve lo dico, ci sono delle buone vibe positive, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Domani c'è una partita importante contro la Cremonese, credo che sì, ci sarà una squadra molto simile a quella vista con Brambilla, mancheranno Kelly infortunato e mancherà anche il Diz che ha qualche problemino. Per il resto vediamo cosa succede ragazzi, ma mi raccomando, cerchiamo di stare positivi, equilibrati, piedi per terra, però ogni tanto un sorriso fa bene anche a noi e fa bene soprattutto alla Juventus. Un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni.